Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere il triangolo di Tartaglia. Perché viene utilizzato? Perché questa tabella di forma triangolare è composta da numeri che coincidono proprio con i coefficienti del binomio. Nei video precedenti abbiamo visto il quadrato di binomio e il cubo di binomio. Abbiamo visto che c'era una regola. Ecco, in realtà non c'era bisogno, se volevamo, di vedere quella regola, perché quelle regole si riconducono a questa tabellina qua, al triangolo di Tartaglia. Come si costruisce? Molto semplice. La prima riga ha un unico coefficiente che è 1. La seconda riga di nuovo 1, 1. Si parte quindi con la terza riga, dove la regola è il primo termine e l'ultimo è 1, mentre in mezzo devo sommare i coefficienti precedenti, quindi qua 1 più 1 fa 2. Vediamo la riga 4, inizio con 1, poi 1 più 2, 3, poi 2 più 1, 3 e finisco con 1. La riga 5, inizio con 1, 1 più 3, 4, 3 più 3, 6, 3 più 1, 4 e finisco sempre con 1. La riga n mi dà il binomio a più b alla n-1, quindi nel nostro quadrato di binomio devo prendere la riga 3 e questi sono i coefficienti del binomio a più b alla 2. Infatti, se vi ricordate, sapevamo che nel quadrato di binomio devo fare il quadrato del primo termine col coefficiente davanti 1, il quadrato del secondo termine con coefficiente davanti 1 e poi devo fare il doppio prodotto, quindi devo moltiplicare questi due e moltiplicare davanti per 2. Allo stesso modo per il cubo di binomio, quindi riga 4 a più b alla terza, sapevamo che dovevamo elevare i cubi sempre con coefficiente 1 e poi dovevamo moltiplicare con coefficiente davanti 3. Quindi in sintesi questa tabella qui mi permette di trovare i coefficienti del binomio a più b alla n-1. Come sempre partiamo da un esercizio pratico, così vediamo subito come applicarlo. Andiamo a risolvere a meno 2b tutto alla 4. Quindi dobbiamo andare a prendere la riga 5, perché la riga 5 mi dà a più b alla 4, quindi questi sono i nostri coefficienti. Allora, la regola mi dice che il coefficiente del quadrato è 1, quindi a alla quarta. Poi moltiplico per 4, elevando il primo termine alla terza e il secondo alla 1. Poi continuo, moltiplico per 6, elevando il primo termine alla seconda e il secondo alla seconda. Continuo, moltiplico per 4, elevando il primo termine alla 1 e il secondo termine alla 3. Cosa sto facendo? Se vedete, il primo termine, dopo averlo elevato alla quarta, vado a elevarlo sempre per un esponente più piccolo di 1, quindi qui l'ho elevato alla terza, qua 2, qua 1, quindi scendo e viceversa salgo con il secondo coefficiente. Infatti qui è 1, qua lo elevo alla seconda, qua lo elevo alla terza. Ricordatevi sempre che la regola è che se il grado è 4, quando elevate i due coefficienti, la somma degli esponenti deve sempre fare 4. 3 più 1, 4, 2 più 2, 4, 1 più 3, 4. Ultimo termine con coefficiente 1 qui ero arrivata a grado 3, quindi cosa devo fare? Devo elevare questo alla quarta. Quindi in sintesi questi sono i coefficienti che ho ricavato grazie al triangolo di Tartaglia. Andiamo a fare i calcoli, quindi alla quarta lo lasciamo così. Qui abbiamo 4 per meno 2 che fa meno 8. Alla terza b, qui abbiamo meno 2b tutto alla seconda, quindi questo fa 4b alla seconda, moltiplicato per 6 fa 24, a alla seconda b alla seconda. Qui abbiamo meno 2b alla terza che fa meno 8b alla terza, moltiplicato per 4 fa più per meno 32 a b alla terza, e meno 2b alla quarta. Vi ricordo che qualcosa elevato alla quarta fa sempre segno più, 2 alla quarta fa 16 b alla quarta, e questo è il risultato del nostro binomio di quarto grado. Come sempre andiamo a vedere un esercizio un pochino più difficile. Andiamo a fare un binomio elevato alla sesta. Il nostro triangolo di Tartaglia qua si fermava a riga 5, quindi grado 1 in meno, 4, per cui dobbiamo andare a aggiungere altre due righe, arriviamo fino a riga 7, in modo da ricavare i coefficienti da andare poi a segnare al nostro binomio. Quindi questo è il nostro triangolo di Tartaglia, dobbiamo fare
la riga 7 la facciamo insieme. Abbiamo detto che il primo coefficiente 1 lo andiamo a ricopiare, poi sommiamo i primi due termini, 1 più 5 6, andiamo avanti, sommiamo gli altri due, 5 più 10 15, continuiamo, 10 più 10 20, 10 più 5 15, 5 più 1 6 e per concludere ricopiamo 1. Questi sono i coefficienti del nostro binomio di sesto grado. Andiamo a risolvere questo esercizio. Allora, eleviamo il primo termine alla sesta con coefficiente 1, quindi non scriviamo nulla. Poi 6 volte il primo termine lo eleviamo alla quinta e il secondo alla 1. Andiamo avanti, 15 volte il primo termine lo eleviamo alla quarta, perché vi ricordo che dobbiamo scendere di grado col primo e aumentare di grado col secondo. Quindi il primo termine alla quarta e il secondo termine alla seconda, perché la somma degli esponenti deve fare sempre 6. 5 più 1 6, 6 e 4 più 2 6. Il prossimo coefficiente è 20. Elevo il primo termine alla terza e il secondo termine alla terza. Ora 15, il primo termine alla seconda e il secondo termine alla quarta. Vado avanti, non mi ci sta, quindi metto un più e vado a capo. 6 volte il primo termine alla 1 e il secondo alla 5. Infine il secondo termine è elevato alla 6. Meno q elevato alla 6. Sapete che un termine elevato a una potenza pari fa sempre più qualcosa, quindi più q alla sesta. Ora facciamo i calcoli, i primi due termini li ricopio, ovviamente più per meno farà meno 6, qui questo qui elevato alla seconda fa più q alla seconda, questo termine elevato alla terza fa meno q alla terza e quindi più per meno meno 20. Questo invece elevato a potenza pari fa più q alla quarta, questo fa meno q alla quinta, per il più davanti a 6 più per meno meno, e l'ultimo termine lo ricopio. Ecco qua il risultato del nostro binomio elevato alla sesta. Ora tocca a te. Mettiti alla prova e fai gli esercizi che ti ho preparato. Ti ricordo che dall'1 al 5 sono un po' più facili, mentre dal 6 al 10 sono un po' più difficili, ma sono sicura che ce la farai alla grande. A fianco in rosso ti ho messo le soluzioni, così puoi verificare che gli esercizi ti siano venuti. Per oggi è tutto. Se il video ti è stato utile, metti mi piace. Se conosci qualche amico che ha difficoltà nei prodotti notevoli, passa parola e inviagli il link. I prodotti notevoli sono fondamentali, li troverete ovunque. Li troverete quando farete le equazioni, quando farete le disequazioni, i sistemi lineari, le scomposizioni. Quindi è importantissimo che abbiate le basi solide. Per oggi è tutto, io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Alcuni di voi mi hanno chiesto di fare dei video sulle disequazioni, quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, così sarete aggiornati appena caricherò i nuovi video. Ci vediamo molto presto!